Ciao amici e amiche del segno dell'Acquario, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 16 al 30 giugno, dove troveremo la luna piena in Capricorno. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni di mazzi usati e il link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso iniziamo. Innanzitutto andiamo ad accendere la nostra luna. Vediamo dal punto di vista astrologico cosa aspettarci e cosa ci porterà questo periodo. La luna piena in Capricorno ci prospetta uno stato emotivo molto più stabile, quindi più razionalità, può aumentare il senso di disciplina, di ordine, visione più realistica, buonsenso, concentrazione sugli obiettivi, soprattutto quelli più importanti, sentimenti sotto controllo, azioni calcolate e mirate per un periodo di successi, scoperte e grandi imprese. Occhio e attenzione alle energie un po' contro, e cioè in eccesso anche, sensazioni di solitudine, emozioni di distacco, di freddezza, di indifferenza e di egoismo, eccessivo pragmatismo, può aumentare la riservatezza e l'insensibilità, però possono essere anche apparenti, e cioè adottate come meccanismo di difesa. E adesso procediamo con il vostro primo oracolo. Ci fa un po' il punto della situazione intorno al 16 giugno, che cosa possiamo aspettarci o che cosa dobbiamo attenzionare immediatamente prima di procedere, prima di andare avanti. Il volo notturno è una specie di avvertimento, nel senso che c'è qualcosa che ci destabilizza, quindi di non fidarsi ciecamente di qualcuno o di qualcosa, quindi di stare in guardia. Ovviamente può essere nei confronti di una persona o qualcosa, magari c'è una situazione che stiamo affrontando che è molto delicata, complessa e quindi merita attenzione, merita di essere osservata per bene. Però quindi in queste circostanze effettivamente che cosa si deve fare? Si deve volare così sulla prudenza, muoversi pian pianino, quindi il messaggio principale è proprio quello di non credere soprattutto a clamorose promesse, opportunità super eccezionali. C'è qualcosa che non è proprio come sembra, e quindi è una specie di avvertimento, però è solo una fase iniziale, quindi occhio e attenzione. E adesso ovviamente procediamo proprio con il percorso e abbiamo la lepre della luna che ci parla di rinnovamento e di rinascita. Ecco, questo ha a che fare con la fertilità creativa, per nuove idee, progetti. Possono esserci improvvisi cambi di programma, ma in qualche modo potrebbe essere positivo. Quindi se magari c'è questo cambio di programma che all'inizio vi può sembrare negativo e invece poi vedrete che ci sarà quel risvolto positivo. Poi anche opportunità di prepararsi a seguire la corrente di alcuni eventi, di alcune situazioni, la creatività o comunque l'apertura mentale può aiutarci a cogliere delle occasioni abbastanza vantaggiose per noi. E poi vediamo l'altro messaggio che arriva dal gufo notturno. Come vedete risuonano un po' quelle energie, quelle indicazioni, volo notturno, il gufo notturno, proprio perché forse alcune cose non sono ben chiare, abbiamo visto che ci sono delle cose che destabilizzano, e in questo caso il messaggio però è ovvio un po' più positivo. In che senso? Della saggezza del periodo di studio, forse attraverso un corso o prepararci ad apprendere qualcosa di importante, conoscere, imparare attraverso la nostra esperienza. Però di sicuro dobbiamo
dobbiamo sempre fare attenzione, cioè essere prudenti e accorti. Se parliamo di un momento buio, magari ci sta finalmente dicendo che c'è un qualcosa che ci può portare, nuova luce e chiarezza, quindi un risvolto, positivo. E adesso procediamo con l'oracolo dello sciamano. Allora, come primo oracolo, e quindi primo messaggio, troviamo l'acqua. È importantissima l'acqua, soprattutto perché in questo caso a livello metaforico, si riferisce alla purificazione, alla rigenerazione, alle emozioni, che dobbiamo esplorare, eventualmente guarire, ci consiglia di tornare all'essenza delle cose, a trovare motivazione delle scelte, forse prenderci una pausa se sentiamo questa esigenza per una rinascita creativa, per magari iniziare una nuova abitudine, un nuovo progetto e di riflettere tanto su cosa si sta chiudendo e cosa si prepara a nascere, quindi di connetterci un po' con il ciclo naturale degli eventi. L'altro messaggio arriva dalla carta il Sole. Il Sole ha a che fare con l'energia vitale, con la creazione, con la spinta interiore da coltivare, manifestare la nostra luce, di dare direzione alle nostre idee, di utilizzare il potere creativo, ma anche in alcune circostanze, come abbiamo visto, quelle un po' più complesse e difficili, di uscire dall'ombra con coraggio, con espressione attiva, di uscire dal letargo, proprio per trovare gioia. E magari l'ombra non è necessariamente negativa, l'ombra, ci può aiutare a capire come dare spazio a noi stessi e riconoscere, qualcosa che non vogliamo più vivere, che non vogliamo più affrontare, ed ecco che effettivamente arriva il Sole a fare chiarezza su queste cose. Poi l'ultimo messaggio arriva dalla carta il Granturco e questo è un messaggio di abbondanza, di poter cogliere i frutti del nostro impegno, di realizzazione, di sogni, di desideri, anche di, semi coltivati. Quindi per alcune cose magari possiamo già riuscire ad ottenere dei risultati, per cose che abbiamo fatto precedentemente. Per altri, soprattutto se vogliamo iniziare qualcosa, oppure vogliamo dar maggior spinta a, cose che, forse abbiamo messo da parte o si sono bloccate, ma ancora meglio se vogliamo piantare dei semi in questo periodo e quindi questi semi devono essere coltivati con dedizione, con cura, con fiducia. Poi questa carta parla anche di pazienza, di condivisione, di apertura e di rispettare i tempi naturali delle cose, ma l'abbiamo visto anche, precedentemente. Quindi no alle illusioni, no alle scorciatoie, non, assolutamente ai, compromessi, ma sì alla perseveranza, a nutrire e proteggere, la nostra visione, le nostre idee, i nostri desideri e quindi ascoltare quell'intuizione profonda che ci farà da guida, proprio per accogliere abbondanza, benessere e soddisfazioni. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!